Ciao amici, ciao amiche, bentornati su questo canale. Come forse saprete, sono da poco tornata da un viaggio in Kosovo, tra Pristina, Prizren e Mitrovica. Mi raccomando, se vi siete persi il videoblog, andatelo a recuperare, è il video precedente a questo. Durante questa avventura a Pristina, la capitale del Kosovo, ho visitato uno dei monumenti brutalisti più iconici dei Balcani, ovvero la Biblioteca Nazionale del Kosovo, un edificio stupendo che vi mostro benissimo nel videoblog, ma ne parleremo brevemente anche più avanti nel questo video. Comunque, dopo aver visto anche questo monumento brutalista, perché nei miei viaggi ne ho visti tanti, ho deciso di portarvi un video approfondimento dedicato esclusivamente all'architettura brutalista, nel quale parleremo di come è nato questo stile architettonico, dove è nato, che significato ha assunto in Est Europa, Balcani, spazio ex sovietico e nel quale vi elencherò anche alcuni monumenti ed edifici brutalisti da vedere assolutamente. Tutto questo però solo dopo la sigla. Che cos'è il brutalismo? Innanzitutto dobbiamo partire col dire che è una tipologia architettonica che o si ama o si odia e io personalmente la amo, mi piace tantissimo e più avanti nel video vi spiegherò anche il perché. È un'architettura sociale nata per le masse e spesso usata in progetti pubblici o nei quartieri popolari. È un linguaggio architettonico che nasce in un'epoca, quella del dopoguerra, nel quale era necessario costruire nuovi edifici e bisognava farlo velocemente, a pochi soldi, con pochi materiali e per tutti. Nasce ufficialmente nel dopoguerra in Inghilterra. Sì, so che questa cosa per molti può sembrare strana perché di solito è una tipologia architettonica che viene associata all'Est Europa, Balcani, spazio ex sovietico, ma è nata in Inghilterra nel dopoguerra da architetti come Alison e Peter Smithson, i quali volevano rompere con le architetture del passato, eleganti e considerate distaccate dal mondo reale, dalla realtà, in favore di uno stile più vero, più onesto, più attinente alla realtà. Da qui il termine brutalismo, che non viene dalla parola brutale in senso negativo, in senso violento, ma dalla parola francese che adesso vi farò sentire perché non mi assumo la responsabilità di storpiarla. Béton brut. Esatto, che significa in francese cemento grezzo, ovvero il materiale utilizzato in questa tipologia architettonica. Come vi ho detto, dopo la seconda guerra mondiale c'era una grande necessità di costruire. Tantissime città europee erano state distrutte, alcune addirittura rase al suolo. Di conseguenza c'era l'idea che questo nuovo stile potesse aiutare nella ricostruzione, costruire case, scuole, ospedali, edifici pubblici, insomma tutto quanto. Ma c'era anche l'idea che questo nuovo stile potesse aiutare a costruire una nuova società più giusta, più equa, più moderna e più funzionale. Quali sono le caratteristiche di questo nuovo stile? Allora, l'utilizzo di cemento grezzo a vista, linee forti geometriche, l'assenza di decorazioni. Infatti, come vi ho detto, l'idea era quella di dare un taglio netto con le architetture precedenti caratterizzate da decorazioni bellissime in favore di uno stile più semplice, più funzionale e più semplice anche da costruire. Spazi ampi, monumentali. Difatti molto spesso a un edificio brutalista viene anche associato l'aggettivo monumentale, monumentalismo. E caratteristica molto importante, l'idea di un'architettura scultorea, un'idea scultorea dell'edificio. Come abbiamo detto, questo stile nasce ufficialmente in Inghilterra, ma ben presto si diffonde un pochino ovunque, in Nord America, in America Latina, in Europa e diffondendosi in Europa arriva ovviamente anche in Est Europa, Balcani, spazio ex sovietico. Qui non è visto solo come uno stile che può aiutare nella ricostruzione,
Certo, è anche questo, difatti moltissime città in quest'area erano state distrutte dalla guerra, quindi c'era questa necessità, ma non è solo questo, diventa anche un simbolo politico, un modo per raccontare il potere, la forza, il progresso e la costruzione di una nuova società, la società socialista. Per decenni questo stile è stato odiato, visto in maniera estremamente negativa come freddo, disumano ed è stato associato soprattutto dopo la caduta dei regimi comunisti, quindi negli anni 90-2000, è stato associato al degrado e alla povertà. Ma recentemente qualcosa è cambiato. Negli ultimi anni viaggiatori, artisti, blogger, persone come me hanno cominciato a riscoprire questo stile, hanno iniziato a fotografare questi monumenti, parlare di questi monumenti, risvegliando un interesse verso di loro, sia storico che culturale, che a volte nostalgico. Io personalmente adoro questa tipologia architettonica, so bene anche quelli che sono gli aspetti negativi riconducibili a questo stile, non solo nella visione occidentale, ma anche nella visione di molte persone provenienti da magari paesi dello spazio ex sovietico o ex comunista, che molto spesso riconducono a questa tipologia architettonica un periodo difficile, un periodo buio del loro paese. Ma nonostante ciò, essendo consapevole di questo e rispettando tutto ciò, adoro questa tipologia, adoro questo tipo di edifici perché secondo me rappresentano un mondo che non c'è più, sono il segno tangibile di una società che non esiste più, non esisterà mai più, di conseguenza li vedo proprio come un patrimonio culturale. Oltre a ciò a me piacciono proprio anche gli edifici in sé, al di là del significato che io attribuisco loro, che vi ho appena spiegato, e mi piacciono proprio come esteticamente mi piacciono. So che molto spesso sono considerati orribilanti, difatti ad esempio la Biblioteca Nazionale del Kosovo è spesso inserita tra gli edifici più brutti al mondo, a me è piaciuta da morire, quindi sì, mi piacciono anche proprio esteticamente, capisco l'idea che c'era dietro alla costruzione. Adesso, amici e amiche, vediamo insieme alcuni monumenti ed edifici brutalisti assolutamente imperdibili. Come primo edificio vi devo assolutamente citare la Biblioteca Nazionale del Kosovo, un edificio risalente agli anni 70-80, assolutamente incredibile, caratterizzato da 99 cupole di vetro e da una griglia metallica che avvolge l'intera struttura. Si trova a Pristina, vicino al centro, vicino al boulevard principale di Madre Teresa, e è un edificio che secondo me vale la pena vedere se si è appassionati del genere. Il secondo monumento che vi consiglio è il monumento Buzluza in Bulgaria, sul monte per l'appunto Buzluza. Riguardo a questo monumento c'è un intero video qua sul canale, infatti sono andata a visitare questo monumento un paio d'anni fa e l'anno scorso vi avevo registrato un video dove vi spiegavo tutta la sua storia, i progetti futuri, com'è adesso, ve lo mostravo ovviamente anche tramite delle foto e vi spiegavo anche come arrivare, perché per l'appunto si trova sulla cima di un monte disperso tra le montagne della Bulgaria centrale, quindi non è semplicissimo arrivarci, quindi mi raccomando, se vi interessa andate a vedere quel video. Vi dico che è un monumento risalente agli anni 70-80, il nome per intero è Casa Monumentale del Partito Comunista Bulgaro ed è conosciuto anche come la Cattedrale Comunista. E questo perché? Perché ha una forma a metà tra una navicella spaziale e un po' una cattedrale, perlomeno per la presenza di un campanile enorme sovrastato da una stella rossa. Terzo edificio che vi suggerisco assolutamente di vedere, per ora vi sto dicendo quelli più famosi, poi ve ne dirò anche alcuni forse un po' meno conosciuti. Comunque, terzo, la torre Genex a Belgrado in Serbia. Anche questo un'icona, rappresenta perfettamente lo stile brutalista jugoslavo,
È un edificio composto da 2 torri collegate tra loro da un ponte. È qualcosa di stupendo. Tra l'altro, non so se ce ne sia solo uno o più di uno, ma almeno uno c'è, ovvero un appartamento turistico nel quale poter soggiornare. Quindi se siete degli amanti di questo stile e volete passare anche una notte all'interno della torre Genex, potete farlo, perché un appartamento c'è, perlomeno io ne ho visto uno, poi magari ci sono anche altri appartamenti turistici. Anche questo edificio risale agli anni 80 ed è alto ben 35 piani. Poi abbiamo la torre della televisione di Vilnius in Lituania. Anche per quanto riguarda questo edificio c'è un video in cui ve ne parlo qui sul canale, ovvero il vlog dedicato a Vilnius. Tra l'altro, sempre in quel video vi mostro un quartiere di Vilnius che si chiama Fabijoniškės, dove sono state girate alcune delle scene della serie HBO Chernobyl, ed è un quartiere in perfetto stile sovietico anni 70, quindi qualcosa di pazzesco per gli amanti del genere sempre, ma in generale pazzesco perché sembra di fare un tuffo indietro nella storia. Comunque, tornando alla nostra torre della televisione di Vilnius, per saperne di più vi consiglio di andare a vedere quel video. Qui vi dico che è risalente agli anni 70-80, è alta più di 300 metri, sì, è altissima, infatti è l'edificio più alto della Lituania. Sulla sommità si trova un ristorante, ma soprattutto si trova una bellissima piattaforma di osservazione dalla quale potete vedere tutta la città dall'alto, e in lontananza, molto in lontananza, si può vedere il confine con la Bielorussia. L'Hotel Uzbekistan a Tashkent in Uzbekistan è un edificio che rappresenta perfettamente lo stile brutalista alberghiero degli anni 70. Ha una facciata curva ed è assolutamente uno dei punti di riferimento in Uzbekistan per quanto riguarda questa tipologia architettonica. Proseguendo, vi suggerisco di vedere la Biblioteca Nazionale della Bielorussia a Minsk, per l'appunto in Bielorussia. È un edificio risalente al 2006, quindi non rientra in quello che è il brutalismo sovietico, ma lo stile che ha con questa forma rombicubica è direttamente eredità del brutalismo sovietico, quindi sicuramente un edificio da non perdere per gli amanti del genere come me. Sempre a Minsk l'Hotel Belarus, quindi sempre in Bielorussia. Anche questo è un perfetto esempio di brutalismo alberghiero degli anni 70, e una cosa che mi fa impazzire, a parte l'esterno che per l'appunto rientra perfettamente nei canoni dell'architettura brutalista, è il fatto che gli interni sono ancora fedelissimi a come erano in origine, quindi sono fedelissimi allo stile sovietico anni 70-80. E alloggiare in questo hotel o in un hotel così è uno dei sogni della mia vita. Il palazzetto dello sport e dei concerti di Tallinn, il Linnahall, in Estonia, per l'appunto a Tallinn. Anche riguardo a questo edificio c'è un video, o meglio, c'è un vlog, il vlog di Tallinn, nel quale vi parlo di questo edificio. Quindi mi raccomando, se volete saperne di più, andate a vedere quel video lì. Vi lascio qua ogni volta che vi cito un video le copertine e in descrizione i link ai vari video. Comunque è un edificio risalente alla fine degli anni 70, costruito per le Olimpiadi del 1980, ospitate dall'Unione Sovietica con sede a Mosca. E nel caso vi stiate chiedendo ma perché, se la sede era a Mosca, il palazzetto è stato costruito in Estonia, a Tallinn? Bene, la risposta è che ovviamente durante le Olimpiadi c'erano anche delle gare che richiedevano la presenza di acqua, come le gare di vela. Mosca non ha uno sbocco sul mare, di conseguenza hanno deciso di costruire un palazzetto che potesse ospitare queste gare a Tallinn, in Estonia, ovvero il Linnahall. Attualmente è un edificio abbandonato, ma è qualcosa di pazzesco. Innanzitutto perché è appena fuori dalle mura della città, quindi da lì
vedete le mura medievali di Tallinn, che sono esattamente dalla parte opposta della strada, e in più perché sembra una porta aerei, un edificio post-apocalittico, è qualcosa di pazzesco. Poi abbiamo la torre radiofonica slovacca a Bratislava, per l'appunto in Slovacchia. È risalente alla fine degli anni 60, inizio anni 80 e è qualcosa di stupendo. È una piramide rovesciata, un perfetto esempio di brutalismo sperimentale. L'Hotel Cosmos a Chisinau in Moldavia o Repubblica di Moldova è un altro esempio di brutalismo alberghiero risalente agli anni 70. Anche questo edificio ve l'ho mostrato. Scusate amici e amiche, non mi ero accorta che per qualche istante si fosse spenta la fotocamera. Vi stavo dicendo che per quanto riguarda Chisinau potete trovare un altro video sul mio canale YouTube, ovvero il videovlog nel quale vi mostro e racconto la mia avventura notturna a bordo dell'ultimo treno sovietico d'Europa. In quel video vi mostro anche un po' della città di Chisinau, quindi mi raccomando, se vi interessa andatelo a vedere. Un altro edificio in puro stile brutalista che potete trovare a Chisinau è la Torre Romanita, un edificio risalente agli anni 70-80 che doveva essere un hotel per ospitare gli alti funzionari del Partito Comunista, ma che è diventato un edificio residenziale. La sua caratteristica è quella di avere una forma cilindrica e dall'alto sembra un fiore, oppure una turbina. Decidete voi quello che preferite. Un altro edificio imperdibile è il Kalzo a Mosca. Kalzo in russo significa anello. Difatti questo è un edificio residenziale risalente agli anni 70-80 a forma di anello. È composto da dei blocchi abitativi curvi uniti l'uno all'altro fino a formare la forma di un anello di un diametro di 400 metri. È qualcosa di pazzesco. È un edificio in pieno stile brutalista funzionalista, infatti era concepito per essere come un microcosmo a sé stante, autosufficiente, ed era fornito di negozi, scuole, spazi verdi, insomma tutto quello che poteva servire alle persone per vivere tranquillamente senza uscire da quello spazio. Ci sono tantissimi altri monumenti ed edifici brutalisti che vorrei citarvi, ma se lo facessi questo video diventerebbe eterno, quindi magari dopo che finisco di parlare vi metto in sequenza delle foto di altri edifici e sotto vi scrivo come si chiamano e dove potete trovarli. Bene amici e amiche, anche questo video è giunto al termine. Io spero che vi sia piaciuto, che sia stato interessante, che magari vi sia anche stato utile. Fatemi sapere voi nei commenti quali edifici e monumenti brutalisti avete visto, sia tra quelli che ho citato, sia tra quelli che non vi ho citato, e fatemi anche sapere quali vorreste vedere. Io, come vi ho detto, tutti. Vi ringrazio tantissimo per aver visto il video. Se vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina in modo da non perdervi i prossimi video. Nulla, vi ringrazio ancora tantissimo, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!